Ciao ragazzi, eccoci con Francesco Licciardi, top 8 al nostro GOT Championship Series volume 4. Bene, parlaci un po' di com'è andata la giornata e delle tue sensazioni sul mazzo e poi mostraci la lista. Dunque, allora, la giornata è stata bellissima, ci siamo, vabbè, penso tutti divertiti. Ehm, è stata molto intensa perché per il numero di persone i turni erano tanti, Certo. però fantastico, fantastico. Grazie a GOT Community Italia Bene, e tutti noi, siamo contenti di queste tue parole. assolutamente. E dunque, allora, la scelta che ho optato per questo torneo è stata Chaos Turbo. Ho pensato fosse il mazzo più performante. Vi illustro Sì, la decklist. diciamo che quindi secondo te è stata una scelta però adeguata, ti aspettavi un meta diverso? Dunque, io ho cercato di buildare il main deck con delle scelte precise, facendo in modo, cioè, riuscendo a stare qualche percentuale sopra il mirror classico. Ok, Quindi, fondamentalmente, la scelta di determinate carte è proprio impostata per il mirror classico e comunque ha pagato relativamente perché ho fatto praticamente tutti i mirror match, bene. tranne due Chaos Warrior contro cui uno ho vinto, uno ho perso. Ok, vediamo quindi la lista. Allora, la lista comprende, vabbè, Luster, Sì, vabbè, Staple, due sorci, non tre perché in realtà banalmente eh, il numero perfetto è questo, cioè il ratio perfetto secondo me è questo. Tre rischia troppo di briccare, è un torneo dove il livello è veramente alto, secondo me non puoi permetterti di avere carte troppo morte. briccose, troppo morte, Ok, quindi il numero perfetto. Giocavo Mono Kiko. sì, Mono Kiko di main perché è una scelta proprio dovuta al fatto che mi aspettavo tantissimi mirror e perché non giocarlo di main se poi tanto devo inserirlo di side, tanto vale metterlo di main, poi è una carta che comunque uno per va bene perché ti sale late game, entra, picchia, comunque riesce sempre a fare il suo, anche magari riesce a prendersi una battle trap o una break per pararsi e poi tu riesci a calare i tuoi sorci. Secondo me è perfetto e oggi come oggi, se vuoi giocare competitivo, non puoi fare a meno di Kiko, cioè ok. almeno una copia la devi giocare, secondo me. Dunque, poi, vabbè, Breaker, classico, c'è bisogno di spiegarlo. Tsukuyomi, anche di questa non mi pento, seppur i mirror mi è capitato a volte di desiderarla. Sangan, vabbè, standard, serpente sinistro, questi erano i mostri. Tre draghi del tuono, fondamentali, li vuoi sempre avere in mano. Sono fortissimi e sono quei pochi luce che io ho per poter evocare i miei mostri, quindi devo fare molta attenzione anche a giocare. Ho giocato 3 Deco, penso che sia il flip monster più forte che ci sia. Cioè, in risoluzione ho vinto sempre. Quando riuscivo a risolverla e ce l'avevo sul terreno, è forte, peschi uno, Crea poi picchia, vantaggi. crea vantaggio e fa tantissimi danni, quindi per me 3 è il numero perfetto. Ho giocato 3 spie, non so ancora se pentirmi di questa cosa, perché sinceramente mi sono piaciute, sono sempre state ostiche per l'avversario da tirare giù. Secondo me vanno bene in 3 per. Vanno bene in 3 per, non le cambierei. E 2 Night Silent per scombare col reparto flip e 2 Maghi della Fede. Non 3 perché non ha senso. 3 per me. A me non piace la lista con 3, soprattutto perché, come vedrete, non gioco gli upstart e tanto comunque uno lo decidi quasi sempre. Ok. Perché non puoi rischiare di prenderti mind control sopra, quindi tanto vale giocarlo a 2. Quindi il reparto mostri ha risposto bene a Sì, il reparto questo. mostri sono strasoddisfatto, è andato alla perfezione. Ok. Perfetti i mostri. Vediamo le magie allora. Magia, vabbè, Trinity, Sì. vista spesso e volentieri. Che non fa mai male. Esatto, Tempesta, Snatch, e 2 nobiluomini dello scambio, 2 libri della luna. Per quanto riguarda i libri della luna, li ho messi pensando che avrei potuto incontrare tantissimi Chaos Control, visto che qua in Italia, a Milano, è molto giocato come mazzo. Ho pensato che con tutti i flip che avevo avrebbe potuto darmi una mano sia per scombare con i flip, sia per fermare Ter.
in realtà alla fine sono stati forti, sì, però alla fine li ho desidati quasi sempre. Quindi tornassi indietro penso che ne giocherei uno solo. Trappole standard, torrenziale, riflessa ring. Vabbè, loro due sono staple. Lui volevo quasi cambiarlo col sole del deserto, poi ho pensato che per un torneo importante come questo forse era meglio giocare una carta un po' più solida. TT, Vabbè, ok. TT. Ho giocato doppia break, mono wing. Scelta dell'ultimo secondo, la wing, proprio per il discorso legato al fatto che mi aspettavo tanti mirror. A mio avviso è fortissima il mirror quando rimbalzi un pezzo, soprattutto perché eviti all'avversario che ti top decki pezzo di Qualcosa trini di che ti più, ribatti certo. la partita. Secondo me è stata fortissima, sono contento perché mi è piaciuta tantissimo. Poi ho giocato due giare. Non ho giocato gli Upstart perché ho riscontrato il fatto che Upstart è una carta forte, però mi capitava molto spesso poi di non riuscire a chiudere banalmente le partite per i 1000 Per quei dell'otto. 1000, E certo. ho pensato che in un torneo grande come questo, quando gli altri non sanno che cosa stai giocando, questa non solo fa da Upstart, ma è anche un ottimo bait. Infatti sono state fortissime perché si sono beccate Breaker, Tifone e ho plassato. E ultime due carte Trap Dashot di main, proprio per il discorso legato al fatto dei mirror, avendo in mente il fatto che ci siano tantissimi caos in questi tornei. Ho pensato che non aveva senso giocarle di side, tanto valeva metterle di main. E questo è il main deck. Quindi l'unica carta che diciamo non ti ha, o comunque cambieresti sarebbero i book, I libri della luna, forse non ne giocherei due, nel ma senso... solo uno. E al suo posto Probabilmente quindi... sì, probabilmente sì. Ma non saprei, magari potrei giocare un altro peschino per rendere più veloce il mazzo, perché ho notato che contro i mazzi che giocano più copie di Jar of Greed e più copie di Upstart tende a partire con percentuali in meno, e quindi magari alzare la velocità del mazzo possa coprirmi un po' questi matchup, però Libro della Luna comunque è una carta abbastanza generica che puoi usare per tutto. Versatile, però certo. purtroppo proprio per la sfortuna che ho avuto oggi, per i matchup che ho preso, l'ho dovuti desidare. Certo. L'extra, vabbè, non giocando Metamorfosi, l'extra lo giocavo Limite dei Mille Occhi, Fantasma di Fuoco, Mago di Oz, Drago Mitraglia, Guerriero, King Dragon, Reojama, Lama Oscura, Walter, Ryusenshi, Fiend School, Reaper, Guerriero Carbonara, Standard, 15. quindi molto... Standard, sì. può capitare di fare strappa sullo stand dell'oppo e devi essere preparato, perché Giusto, è una giusto. Ecco, situazione questo è un commento esatto. è una situazione che può verificarsi, per quanto abbastanza raro che succeda. E side, dunque, possiamo impostarla in questa maniera, direi. Ho giocato due Skilled, non i Zumbira, non i Gorilla. I Gorilla per il fatto che sono obbligati ad attaccare. E quindi sistematicamente capitava che mi beccavo Battle Trap e rimanevo comunque a campo scoperto in balia dell'agro dell'avversario. Zumbira fondamentalmente è un mostro fortissimo, però dopo che picchia un mostro diventa un abile mago nero che non può attaccare diretto. Ho preferito l'abile mago nero per il fatto che può anche non attaccare, comunque un dark, e non crea scompensi. Questi li ho messi contro i mazzi agro come Warrior. Ho giocato anche Reaper. Lui l'ho messo lo mettevo sempre. Lui è entrato ogni game. L'ho messo ogni volta, lo mettevo in mirror, spesso e volentieri al posto di una Decoichi, perché mi aspettavo i mind control. L'avrei messo contro gli OTK, perché comunque a terreno scoperto loro non possono permettersi di farsi fare end control, e comunque se è in difesa devono ovviarlo come problema, altrimenti non ti OTK-ano. E allora non vedo perché non giocare una carta se può essere utile contro tutti i mazzi. E infatti sono contento, perché a parte che mi ha fatto anche vincere, quindi sono stracontento, soddisfatto di Reaper. Tribe non di main, perché onestamente non avevo spazio, la scelta era tra Tribe e Kiko, ma ho preferito giocare Kiko e Tribe, magari eventualmente inserirla contro matchup diversi, del tipo Control, che magari spawnano capri, allora lì andavo a mettere le Tribe. Non le ho messe anche in ogni mirror per ovviare il problema delle spie, mai vista. Quindi vabbè, mi ha lasciato abbastanza indifferente, non l'ho mai vista.
non ho mai Però comunque mai la pescato. lasceresti, ecco, quindi perché comunque la sua versatilità. Sì, comunque con i Night Assignment, vabbè, scomba, quindi Ok. ci sta. 2 Jogen. Qui ho fatto una scelta, nel senso ho pensato che ci sarebbero potuti essere tantissimi combo. OTK 0 assoluto, niente di niente, nulla cosmico, mai messi, mai pensati. Sono stati totalmente inutili perché questo mazzo non è stato portato. E devo dire che ho sbagliato, tornassi indietro, ovviamente non li Non giocherei. li giocheresti, certo. Ho giocato 2 Mind Control per il Mirror Match, lo mettevo in tutti i Mirror Match fondamentalmente, banalmente contro qualsiasi tipo di caos, tranne contro quelle versioni che giocavano magari Pomodoro, Angelo, se le avessi trovate lì, contro quelle di solito ne metto uno, figurativo e via. Tifone di side perché non ce l'avevo di main, è una carta che ho pensato di giocare per forza di cose, in quanto appunto non avendolo di main, comunque di side deve entrare Deve per forza andare. di cose, Tifone. L'ho messo contro i mazzi control quando andavo per primo sempre, perché insieme alle Regi Break mi dava diciamo uno spacchino da fare in hand sulle loro carte, e l'avrei messo contro altri matchup tipo Barn, che ce n'erano tantissimi, però insomma anche lui mi ha lasciato abbastanza indifferente, perché tanto le break fondamentalmente fanno questo, fanno quello che deve fare Tifone, possono fare anche altro, quindi probabilmente non so se lo rigiocherei. Contro i mazzi agro, in aggiunta agli skilled, ho giocato 2 Sakuretsu e Mono Rovina Diffusa. Sakuretsu come battle trap la preferisco a qualsiasi variante anti-agro da parte di quei mazzi, tipo Messaggeri di Pace, cose di questo genere, o carte come Decreto Reale. Preferisco avere una Saku preferisco pescare 2 Saku che pescare doppio Messaggero di Pace o doppio Decreto Reale. Sono molto più safe così. Pensavo di mettere 3 Saku, ma poi ho messo la monorovina diffusa perché non si sa mai, magari ti potevano rispondere con Obilumo dello Sterminio, quindi bandirtele tutte. Capita. Certo. Oppure anche pensata per carte come King Dragoon, che sono ostiche da togliere, la monorovina diffusa. Sì, no, giusto, è una crea un po' di buona- varietà. esatto, Per un non buon giocare- bilanciamento. Sì, per non giocare 3 Sakuretsu ho fatto 2 Saku, una rovina. E 3 ruggiti minacciosi contro IOTK che esatto. non c'era. Quindi tornassi indietro, ovviamente questi probabilmente sarebbero 3 decreti reali, perché ho constatato che è un matchup molto ostico da passare, e l'unico modo per ovviarlo era veramente mettere 3 ruggiti e 2 Jogen. Allora lì il win rate si alzava in maniera considerevole. Me la sono portata questa roba, non ho trovato niente, quindi fondamentalmente quasi un quarto di side non l'ho utilizzato, ecco. E questo è quanto. Bene, Finita. grazie mille di questa deck profile e Grazie a speriamo voi. di rivederci ancora qua al più presto. Ma assolutamente sì. Un saluto da Torino.